Gerardo è proclamato santo l'11 dicembre del 1904 ed è invocato in tutto il mondo come protettore delle mamme e dei bambini, per cui mostrò particolare predilezione in vita e che continua a proteggere anche oggi dal paradiso, con le sue numerose intercessioni. Benvenuti. Ci troviamo in Italia, a Mater Domini, davanti alla tomba di San Gerardo Majella, nella basilica dedicata a lui e alla Madre del Signore. A fianco di questa chiesa, Sant'Alfonso Maria de' Liguori, nel 1748, cominciò la costruzione di un convento per i suoi missionari. Proprio in questo luogo, San Gerardo ha servito la congregazione del Santissimo Redentore come fratello coadiutore. San Gerardo è un santo la cui vita meravigliosa è costellata di prodigi e di grazia di Dio. La vita mi è fede e la fede mi è vita, diceva spesso Gerardo. Ed è proprio così che ha vissuto, fin dai primi giorni della sua esistenza. Un'anima umile, intrisa di carità, misericordia verso il prossimo e fede incrollabile. A riempire la sua breve vita terrena furono 4 grandi amori: Gesù Eucaristia, Gesù Crocifisso, la Madonna e la povera gente. Si distinse in vita per lo zelo apostolico, la pazienza nelle infermità, la carità verso i poveri, l'eroica ubbidienza, le dure penitenze e la preghiera costante. Ci spostiamo adesso nel museo a lui dedicato, a fianco di quella che fu la sua stanza, dove ripercorreremo brevemente le tappe fondamentali della sua vita. Gerardo era nato il 6 aprile 1726 a Muro Lucano, un piccolo e povero paese del sud Italia, da Domenico Majella e Benedetta Galella. Ultimo di 4 figli, ebbe un'infanzia difficile. La povertà era l'unica cosa che non mancava mai nella sua casa. E quando mancava il necessario, egli andava a rifugiarsi nella cappella della Madonna a Capodigiano, dove giocava con Gesù bambino, che gli donava un panino bianco per sfamarlo. Piccolo fanciullo ardeva dal desiderio di ricevere Gesù Eucaristia, così piccolo eppure così grande nella fede, tanto che fu San Michele Arcangelo a donargli la prima comunione. In seguito ad una missione redentorista nel suo paese, Gerardo chiese di entrare nella congregazione fondata da Sant'Alfonso. Aveva 22 anni. Fragile e debole di salute, Gerardo non sembrava adatto ad una vita di stenti come era quello dei primi missionari. Eppure egli riuscì ad affrontare tutto con grande forza e determinazione. Gerardo indirizzò la sua vita su questa massima: amare assai il Dio, unito sempre a Dio, far tutto per Dio, amare tutto per Dio, conformarmi sempre al suo santo volere, patire assai per Dio, e pena infinita patire e non patire per Dio, patire tutto e patirlo per Dio e niente. San
Gerardo scrisse numerose lettere di direzione spirituale e un regolamento di vita. Il Signore lo favorì di carismi, tra cui la profezia, l'intelligenza dei cuori e il dono dei miracoli. Tanti ne fece in vita e tanti ne continua a fare dal paradiso ancora oggi. Gli umili e i poveri lo riconobbero come loro santo protettore ancor prima della sua morte. Nella portineria di questo convento, infatti, egli sfamava tanta povera gente e guariva i cuori ancor prima che i corpi di molti poveri bisognosi. Morì qui, a Materdomini, di tubercolosi, dopo tanta sofferenza, nella notte tra il 15 e il 16 ottobre del 1755. Aveva solo 29 anni. San Gerardo è proclamato santo l'11 dicembre del 1904 ed è invocato in tutto il mondo come protettore delle mamme e dei bambini, per cui mostrò particolare predilezione in vita e che continua a proteggere anche oggi dal paradiso con le sue numerose intercessioni. A questo proposito ci troviamo in un luogo particolarmente suggestivo del santuario, la Sala dei Fiocchi. Adesso vi spiego il legame che le madri e i bambini hanno con San Gerardo. Quando un bambino viene al mondo, per festeggiarlo è tradizione preparare un fiocco che verrà appeso in segno di felicità. Ebbene, tutti i fiocchi che vedete in questa sala sono stati donati a San Gerardo da genitori che hanno voluto ringraziarlo per aver protetto la mamma e il bambino durante il parto o per aver regalato semplicemente la gioia di diventare genitori dopo tante difficoltà. Sono tantissime le coppie in tutto il mondo che raccontano di aver avuto vicino durante la gravidanza o il parto San Gerardo e tanti bimbi portano il suo nome in segno di profonda devozione. A Materdomini folle di pellegrini giungono ancora oggi per pregare davanti alla sua tomba nella chiesa dedicata a San Gerardo. Tanti sono i fedeli che visitano il suo santuario per ringraziare l'umile fraticello, protettore delle mamme e dei bambini, di una grazia ricevuta o semplicemente per trovare un po' di pace e sentirsi in serenità accanto alle sue spoglie. E lo sentono vicino al proprio cuore, come un fratello, come un amico. San Gerardo si caratterizza soprattutto per la carità verso i poveri. Anche nei suoi scritti egli ha molto a cuore la persona e ha sempre salvaguardato la persona al di là della condizione. In maniera fantasiosa si inventava di tutto per andare incontro alle persone, ai malati, ai poveri, e questo oggi dovrebbe essere di grande ispirazione per noi. Entrando nelle famiglie, nella vita degli altri, egli ha cercato sempre di tirare fuori il meglio di ognuno e di portarlo sulla strada di Cristo. San Gerardo ci protegga sempre e interceda per noi presso Dio.